Giulio. Sono contentissimo. Ti vedo. Perché? Perché? Dillo tu. Che cos'è questo? Perché stiamo per provare un AccuPhase finalmente, Oh. una cosa che ci fa estremamente piacere. Oh. AccuPhase A700. No, E700, scusate. mi cadi sulla E, scusami. Sì, E700. Amplificatore in classe A da 35 watt, ma ne vedremo delle belle. Sì, non vi spaventate se il dato di targa di 35 watt vi sembra troppo poco, perché poi spieghiamo che in realtà poco non è. Ma poi è un classe A, quindi subscribe, campanella, www.audio2g.it o .com. A tra poco, abbiamo moltissimo da raccontare. Assolutamente. Ciao. Allora Giulio, dobbiamo subito dire una cosa, posso? Allora, noi abbiamo incontrato 3 signori della AccuPhase, tra i quali il famoso presidente, il signor Suzuki, che per me fin da piccolo era una divinità un'assoluta nipponica. divinità nipponica, sì, e l'abbiamo incontrato e l'abbiamo intervistato, e infatti Insieme a la persona che si ce l'ho scritto qui, la ce l'ho persona che si scritto, occupa delle vendite, che si chiama Tatsuki Tozuka, e il capo degli ingegneri. esatto, e si chiama Takaya Inokuma, una persona molto interessante. Sì, Takaya devo dire, Inokuma. tutte e 3 persone carinissime, gentilissime, che sono state, come dire, molto cordiali nel raccontarci un po' di cose dell'azienda. Esatto. Allora, quindi un amplificatore come questo chiama qualcosa di importante. Sono ben 3 le cose, posso dirle? Vai. Allora, la prima è, cambiando camera, intervista ai 3 signori che abbiamo fatto, storia dell'AccuPhase che leggete sul sito, Sì. e approfondimento tecnico sul particolarissimo controllo di volume che si chiama AVA, che è un controllo di volume che poi vedremo molto geniale. Quindi ben 3 cose chiama questo splendido amplificatore. E poi è molto bello che ogni ingresso ha un suo tappo di plastica con la scritta AccuPhase, che la vedete in overlay, che è una cosa che non avevo mai incontrato in assoluto. Ma del resto proprio Suzuki ci raccontava che i prodotti dell'AccuPhase sono prodotti fatti per durare per sempre. Loro non è che si creano il problema di quel cliente cambierà amplificatore, come loro si pongono il problema di come fare a fare un sistema, per esempio il controllo del volume, perché parlava specificatamente di quello, che sia che duri per sempre, tanto che loro facevano, ci raccontava, assistenza tecnica a amplificatori di 30-40 anni fa, di persone soddisfattissime del proprio AccuPhase, che lo vogliono semplicemente ricappare o vedere se è tutto a posto, perché un AccuPhase di 40 anni funziona benissimo. Perfettamente. E la cosa interessante, ci dicevano, è che loro scartano soluzioni tecnologiche che possono anche essere molto interessanti e suonare molto bene, perché forse non hanno quel grado di affidabilità che loro invece vanno cercando. Quindi l'idea è: io non ti faccio comprare l'amplificatore oggi con l'idea che tu te lo ricambierai fra 2 anni, io ti faccio comprare questo amplificatore e tu te lo tieni per sempre, perché ti garantisco che questo amplificatore durerà, e qualora ci fosse qualche piccolo problema io sono qui per fartelo sistemare. La cosa interessante, secondo me, è che anche la veste estetica è quella. Cioè, tra questo AccuPhase, io vabbè, non sono un espertissimo del marchio, ma se mi avessero messo questo AccuPhase qui sul tavolo e mi avessero detto è un AccuPhase di 10 anni fa, 15 anni fa, l'unica cosa forse sono i V-meter. Bravo, ecco. Qui casca l'asino, perché l'unica cosa che un pochino mi è dispiaciuta è che al posto dei V-meter ci sono questi LED che sono molto belli, per carità, li vedete in overlay particolari, quasi simulano un V-meter, ma V-meter non sono. Ma del resto, nella logica dell'AccuPhase, il V-meter è meno affidabile del LED. Assolutamente sì, e devo dire, sono strafelice di questa soluzione con i LED,
rispetto alla soluzione dei V-meter simulati sul display che abbiamo visto tante volte Senza negli dubbio, ultimi tempi, senza dubbio. che io francamente la trovo piuttosto bruttina. Allora, questa ha una sua eleganza. Dunque, versatilità, proprio con anche qui uno stile che è quello di qualche anno fa, la versatilità è enorme, mi sembra che gli ingressi sono 7. 7, Ci sono. 5 XLR e 5 RCA e 2 XLR. Esattamente. Sempre nella tradizione AccuFace, altra cosa che io trovo intelligentissima, sul pannello posteriore, lo state vedendo adesso in overlay, ci sono degli slot che sono utilizzabili per espandere le capacità di questo amplificatore. Segnatamente qui c'è la possibilità di installare 3 moduli, un modulo DAC, un modulo fono e un ulteriore ingresso linea, quindi qualora non bastassero, mi sembra strano, i 7 che già ci sono, uno ne può aggiungere un ottavo mediante questo ingresso. Che mi pare si chiama DISC. Forse sì, non me lo ricordo, però la cosa interessante è, ad esempio, se ragioniamo proprio su quello digitale del DAC, per una macchina che ha la pretesa di durare tanto nel tempo, mettere tutta la parte digitale su un modulo intercambiabile è una soluzione ottima, perché è vero che magari da qui a 20 anni nel digitale chissà cosa sarà successo, e qui tac tac, togli e metti e la macchina è sempre aggiornata. E qui casca l'asino, perché ti chiedo quanto costa l'amplificatore e quanto costano i moduli. Ma dunque, come tu sai, caro Giancarlo, sì, io sono piuttosto disinteressato rispetto agli aspetti economici, in particolare di questo amplificatore non so assolutamente nulla. Benissimo, la costa 16.000 euro l'amplificatore, 1.350 euro il modulo fono e 1.650 euro il modulo DAC. Non mi sono informato su quanto costa il modulo linea perché lo trovo totalmente inutile, costerà molto poco comunque. Allora, io devo dire che rispetto a quello che abbiamo sentito prima di tutto e rispetto a quello che sto vedendo e a quello che mi immagino vedremo nello sventramento, la cifra di 16.500 euro, 16.000 euro, ancorché elevata in assoluto, ma mi sembra che sia enormemente competitiva rispetto a tanti altri prodotti che costano lo stesso o anche molto di più, bravo. E che francamente non arrivano a questo livello di maturità, perché io questo lo considero un prodotto proprio maturo. Assolutamente maturo, sì, assolutamente maturo. E il telecomando è emozionante. È bellissimo, intanto perché, come vedete, è esattamente della stessa colorazione, della stessa texture del pannello frontale, pannello spessissimo, ma insomma siamo anni luce di distanza da quei telecomandi generici con la scritta messa sotto. No, ma poi posso allora lo Prego. Vedete in overlay, è pazzesco il sistema con cui si inserisce la batteria, perché si fa tic e si estrae, quindi non ci sono viti, è un cassettino di una finezza e di una precisione eccezionali. Allora, quindi AAVA, controllo di volume, che si chiama AccuFace Analog Vari Gain Amplifier, poi lo leggerete meglio sul sito come funziona. In pratica è un sistema che converte da tensione a corrente e non fa altro che variare il guadagno della sezione di preamplificazione deputata al volume, in modo che il volume non è un controllo di tensione potenziometrico, ma bensì inserisce o disinserisce dei veri e propri moduli di amplificazione che quindi fanno suonare più piano o più forte l'amplificatore. È una cosa geniale. Inutile dire che il responsabile tecnico di AccuFace, che abbiamo interpellato in merito a questo controllo, che si chiama di volume, Takaya Inokuma, ci ha detto che per sviluppare questa specifica tecnologia ci hanno messo veramente un discreto numero di anni, perché fin tanto che non sono stati assolutamente certi che funzionava secondo le loro specifiche, secondo i loro requisiti, non lo hanno implementato. Adesso ci diceva che sono molto soddisfatti di come funziona, sono consapevoli del fatto che ci sono tanti altri modi di fare la regolazione del volume, ma per loro questo è quello che
gli sembra giusto. Novità rispetto al prodotto precedente è l'inserimento di un ulteriore modulo, sempre all'interno del controllo del volume, che si chiama ANCC, che è un sistema di ulteriore riduzione del rumore. Quindi è un blocco ancora più silenzioso rispetto a prima. Allora, una cosa molto interessante e importante da sottolineare è il fattore di smorzamento, perché in questo amplificatore è superiore a 1000. Che cos'è il fattore di smorzamento? Il fattore di smorzamento è un numero adimensionale che ci indica la capacità di pilotaggio che ha un amplificatore. Una cifra superiore a 1000 è tanto. È più del doppio della media di un amplificatore a transistor, che è tra 400 e 500. Questo è il primo tassello che non vi deve fare impensierire rispetto alla capacità di pilotaggio, perché questo amplificatore pilota anche i sassi. Ma questo perché? Perché è un amplificatore che ha in classe A 35 watt su 8 ohm, poi su 4 70 watt e 120 watt su 2, ma in classe A poi commuta in classe AB attorno ai 35 watt, quindi vi garantisce, vai. Attenzione, il fatto della commutazione dalla classe A alla classe AB l'abbiamo visto su decine e decine di amplificatori, però che cosa succedeva in quel caso? Sulla specifica dichiarata era: i primi 5 watt sono in classe A, poi commuta in classe B, i primi 8 watt sono in classe A, poi commuta in classe B. Dire e realizzare una macchina che fa i primi 35 watt in classe A significa che questa macchina sostanzialmente lavora sempre in classe A. Tanto che, scusami Giulio, qui c'è scritto 0 dB 35 watt a 8 ohm, quindi vuol dire che quando si accende il LED di 0, e infatti c'è scritto 100, vuol dire che voi siete a 35 watt su 8 ohm e quindi siete ancora in classe A. Molto bello, l'avevamo visto nel teaser, questo bottoncino che apre lo sportellino e sotto lo sportellino c'è tutto il lettering dei comandi, dove ci sono dei comandi anche questi un po' old style ma estremamente efficaci. Il bass e il treble, cioè la regolazione degli alti e degli bassi, ovviamente escludibile, che a tanti piace, il balance, che a tanti piace, e poi altre cose come evidentemente la selezione degli ingressi che si fa da qui. Ha la possibilità di essere utilizzato come finale, quindi questo ha lo sdoppiamento pre-finale e quindi può essere usato un altro amplificatore uguale a questo per fare anche la multiamplificazione passiva. Credo che abbiamo detto... È un po' che aspetto, siccome non l'ho ancora aperto, caro Giulio. Sì. Ecco, io sono pronto e molto emozionato. Ti vedo. Ciao, tra poco, ciao. Non so neanche da dove cominciare. Al cospetto di questa meraviglia. Esatto, allora mi sono fermato un attimo prima di smontare la scheda che fa il volume, perché la possiamo ribaltare e guardarla comunque, e soprattutto le due sezioni finali. Mi avvicino? Avvicinati. Cominciamo con le sezioni finali, che sono affascinanti. Può essere affascinante una sezione finale? Per me sì. Perché no? Per me sì. Allora, questo è il test point, vedi, test point. C'è proprio scritto. Comodo, col connettore che ti porti fuori i cavi, piuttosto che, e questo sicuramente serve per la corrente di riposo, probabilmente. Lì ci sono i 4 transistor finali, i MOSFET finali, 4 di qua e 4 di qua, quindi sono 8 in tutto. Vedete? Eccoli lì. Questi servono da pre-driver. Condensatori. Vedete quei condensatori elettrolitici che servono come energia immediata da dare al finale. Quelli marroni? Quelli marroni si scaricano molto velocemente, ma si ricaricano altrettanto velocemente e sono collegati con queste due bestiole da 56.000 microfarad l'uno, con questa barra bellissima di rame che fa la terra. Ok? Quindi negativo e il negativo che va sulla stella di massa che sta sotto. Prendo il pannello inferiore, eccolo qua,
pannello inferiore che è totalmente zigrinato e lo stiamo vedendo adesso. Esatto. Poi questo è lo slot che serve per le due espansioni, che contiene le due espansioni. Eccolo qua. E qua dentro, vedete, c'è option 1 e option 2. Ok. Ok? Torniamo davanti per far vedere questo. Questo è, tu lo sai bene cos'è, Giulio, quello? È il sistema del volume. Esatto, questo è il contenitore del controllo del volume. Esatto. Del resto eccolo qua, la manopola anteriore. Esatto. Qui c'è una demoltiplica con una vite senza fine, qui c'è il potenziometro e c'è il motore. Ovviamente è solamente un attuatore, perché poi il controllo del volume si fa qui. Vado? Vai. Ecco qua. Questo è il famoso controllo di volume della Q-Face, eccolo qua, che è sistemato proprio dietro il pannello frontale. Lo rimettiamo a posto, che dici? Tanto è facile, non ho staccato nessun filo, quindi ci sono queste due clip. esatto, queste due clip molto belle. La schedona che sta subito dietro invece, che sto inquadrando, questa qui è la scheda dei pre-driver, quella che fa la preamplificazione, che poi viene mandata alle sezioni finali. Ma guarda questo quanto è bello, questo è il commutatore degli ingressi, che ha questa meccanica fatta con molle e sfere e che ti dà una splendida sensazione tattile. Sentite anche il rumore? Quando tu mi dicevi, ma non fanno pubblicità di quello che fanno, tante cose, tante attenzioni tecniche, se vedete bene, queste sono le due bobine che stanno in serie alle uscite. Non sono fatte con rame normale, ma sono fatte con un rame con sezione rettangolare. Qui non viene pubblicizzata, c'è e basta. E questi sono i cavi, vedete, che adesso vedremo sotto, perché io ho tolto anche il pannello inferiore, che vengono dalle schede finali. Questo invece è la scheda di selezione degli ingressi sbilanciati. Sotto invece, ma non ci siamo arrivati né tantomeno ci arriveremo, c'è quella degli ingressi bilanciati. Sì, vediamo il sotto. Mica male, no? assolutamente no. Queste sono, vedi, i cavi che vanno verso le uscite. Eccolo qua. E questo invece è il cavo che viene dall'alimentatore. Quindi qui per fare il servizio è sufficiente staccare questo, togliere 4 viti e il finale viene completamente via. Questo è un altro aspetto molto importante degli apparecchi, perché non è solo importante come sono costruiti, ma anche come sono ingegnerizzati per fare il servizio, caso mai servisse, perché io di una Q-Face guasto non ho mai sentito parlare. Però eccole qua, queste vengono dalla sezione di alimentazione, perché sopra troviamo i condensatori. Qui sopra ci sono i condensatori e questa è l'uscita del grosso trasformatore. Eccolo qua. Bando l'abbiamo trovata anche sulla Yamaha, ti ricordi? Sì. Questo è il trasformatore dello stand-by, che non è a switching, ma è un trasformatore normale. Ok. Questi sono i due relè che attaccano l'alimentazione. E qui possiamo vedere i transistor finali, i MOSFET finali. Molto bello, eh? E qui poi alla fine ce lo siamo dimenticato, perché questo c'è anche l'uscita cuffia. Non l'abbiamo detto nella descrizione, ma lo diciamo adesso. Eccola qua, questa è l'uscita cuffia. Ok. Vogliamo dare un'occhiata al pannello posteriore? La cosa che mi piace di più, caro Giulio, in assoluto, è la scritta Q-Face sui tappi. Guarda un po'. Bellissimo. Vediamo se riesco a mostrarvela. Sì, Q-Face, eccolo qui. E quindi ingressi linea RCA, barra di registrazione, pre-out e main-in sbilanciato, il main-in bilanciato per utilizzarlo come finale, pre-out sempre bilanciato, i due ingressi bilanciati che sono nominati CD e un balanced input generico. Ulteriore motivo di interesse sono questi spettacolari binding post. Sì.
veramente di proporzioni piuttosto consistenti. A me all'ascolto è piaciuto da morire. Sì, te lo confermo, te lo confermo. Magari averci i 16.000 euro per comprare, io sinceramente ci farei molto più di un pensierino, ma Giulio ha detto, e me lo confermerà nell'ascolto, che me lo regala per Natale. Ciao. Ancora? Sì, ciao. Ciao. Allora, la prima cosa da dire, stiamo qua, è il manuale. La prima cosa da dire è il manuale, che è meraviglioso. Ed è... Io non so se i nostri più giovani follower hanno mai visto la magnificenza di questa grafica. Bella. Che è la grafica proprio dei manuali giapponesi di una volta, con questi diagrammi ricchi, belli, organizzati bene, fantastica copertina a colori, meraviglioso. Allora, inquadriamolo prima di tutto dal punto di vista del mercato, dopo che ti sei lasciato a questa giusta dichiarazione d'amore. Di integrati in classe A ce ne sono pochissimi. Mi viene in mente Nelson Pass, mi viene in mente Esoteric, che è giapponese, e ovviamente AcuFace. Quello che ci diceva il nostro amico Suzuki, sì, è che in Giappone preferiscono il suono della classe A, mentre invece in Europa e negli Stati Uniti preferiscono quello della classe AB. Quindi loro mantengono entrambe le tipologie di amplificatori proprio per questo motivo. Poi sapete quanto la classe A per me è un assoluto segno distintivo di un amplificatore. A me piacciono moltissimo, molto più degli altri, ma ognuno poi ha i suoi gusti, no? L'amplificatore in classe A è molto più morbido, mi viene da dire naturale, mi viene da dire carezzevole. L'amplificatore in classe AB è senza dubbio più aggressivo, quindi è proprio un tipo di approccio diverso. Tu cosa ne pensi, Giulio? Allora, sì, sono... adesso che stavi raccontando questa dichiarazione che ci avevano fatto i signori dell'AcuFace, mi è tornato in mente il discorso, perché la domanda era proprio quali differenze ci sono nell'approccio culturale dell'audiofilo giapponese rispetto a quello americano e europeo. Diciamo, leggendo tra le righe sembrava di capire che poi il giapponese va cercando quel po' di raffinatezza in più che magari l'americano o l'europeo forse preferiscono, diciamo, tralasciare a favore di una sonorità più corposa, più aggressiva. Però la cosa che a me ha colpito di questo amplificatore è che, indipendentemente dal volume al quale lo si ascolta, indipendentemente dal programma che si sta ascoltando, non c'è bisogno a questo punto di dirlo che io, lo sapete, tendo un po' a privilegiare alcuni generi rispetto ad altri, io non ho mai avuto la sensazione del classe A caldo, elegante, raffinato, ma un po' moscetto. Qui c'è la raffinatezza del classe A con una spinta, un drive, una pienezza del suono che mi ha lasciato veramente affascinato. Anche nei passaggi dove c'è magari soltanto uno strumento che suona a livello bassissimo, immaginatevi un violino che suona, non si sente mai quel suono sì raffinato ma un po' fiacco. C'è tensione, c'è pienezza, c'è corpo. Ovviamente con una timbrica perfetta, e quello che mi ha colpito è che con situazioni complesse, quindi immaginiamo appunto la classica sinfonia ottocentesca con un'orchestra con tanti strumenti, c'è una precisione, una capacità di trasmetterti la complessità, le trame strumentali
veramente encomiabile, fatta in assoluta rilassatezza, apparentemente senza alcun tipo di sforzo, a basso volume e ad alto volume. Tutto ciò io lo riassumerei in un unico termine: eleganza. Termine che sta sulle scatole a tantissime persone, ma secondo me questo è un amplificatore estremamente elegante, quasi aristocratico, che richiede dall'altro lato, da questo lato, un ascoltatore che sia in grado di coglierla questa raffinatezza. Probabilmente a molte persone potrebbe anche dir poco, ma chissà quanto è complesso il gioco dell'alta fedeltà, il gioco della riproduzione, fatto in maniera accurata, precisa. Se sente questo AccuPhase immediatamente dice: accidenti, amplificazione di grandissima classe. Facciamo dopo le considerazioni di mercato, Sì. perché l'ho già detto in apertura, a me ha sbalordito il prezzo a cui viene Assolutamente. proposto. Adesso già so che c'è la sollevazione popolare, io non sto dicendo che 16.000 euro è economico, sto dicendo che 16.000 euro per questo livello di suono e per questo livello di costruzione, Di affidabilità. di affidabilità, assolutamente di affidabilità con la A maiuscola, e insomma ci sono tanti oggetti che costano di più ma che non ci arrivano a soddisfare questi caratteri nella stessa maniera. Questo amplificatore brilla, spicca, si fa notare, e non si fa notare, come ha detto Giulio, in modo evidente, in modo grossolano, si fa notare per la sua enorme classe. E tu hai detto una cosa giusta: aristocratica. È un amplificatore aristocratico, nel senso che ti sa porre il messaggio sonoro con una grazia, con una delicatezza, ma allo stesso tempo con una forza, un'energia, una perentorietà che a me ha lasciato sinceramente senza parole. Cioè, a me è piaciuto moltissimo, ho pensato subito di comprarmelo e magari di farmelo regalare per Natale da Giulio Salvioni, dall'architetto Giulio Salvioni. A me piace sempre tanto, e trovo che sia una delle cose più affascinanti di questo lavoro che facciamo, avere la possibilità di entrare in contatto con le persone che hanno pensato questi apparecchi, con le realtà aziendali che stanno dietro questi apparecchi. Aver conosciuto quei 3 gentiluomini giapponesi con cui abbiamo avuto il piacere di trascorrere un'oretta mi ha proprio messo in connessione con la filosofia di questo apparecchio qui. 3 persone pacate, rispettose, cordiali, ma cordiali non amico mio, no, in un'altra maniera. E questo amplificatore in qualche maniera ne rispecchia completamente la filosofia. Cioè qua non c'è niente di strillato, non c'è nulla di gridato per attrarre l'attenzione del pubblico, no? Cioè qui ci sono contenuti tecnologici di altissimo livello, ma loro neanche te li dicono. No. Se te li vuoi andare a cercare, per carità, sul sito c'è scritto tutto. Sì. Ma per loro non c'è bisogno di strillare che il loro complesso sistema di regolazione del volume è fatto nel modo in cui è fatto, non c'è necessità. Parla il suono e il suono, accidenti, se racconta tante cose. Io trovo che sia uno dei modi, ed è un modo che a me è particolarmente congeniale, poi ce ne sono tanti altri, per carità, non nego la possibilità che vi siano altri modi di fare questo mestiere, però a me questo obiettivamente è piaciuto. Quello che tu hai detto, ascolti e capisci, è un amplificatore di livello assolutamente superiore, Sì. Assolutamente quasi non descrivibile. Può essere collegato a molte casse diverse, anche piuttosto complesse da pilotare, perché questi 35 watt / 70 valgono tantissimo, anche grazie a un fattore di smorzamento molto alto, per cui non vi preoccupate neanche di doverlo abbinare a
casse grandi. Se poi avete la fortuna di poter avere delle casse ancora più grandi, magari c'è quello più grande che è l'800, certo, e che ha quei 15 watt in più che probabilmente servono a colmare quella piccola distanza. Però torno ancora una volta a dire, e forse questo amplificatore qui, se siete alla ricerca delle emozioni forti, inteso ma forte come volume, e forse non è quello che io andrei a scegliere. Probabilmente no. Se vi emozionate per il suono di un violino, di un violoncello, di un pianoforte, di una chitarra acustica, di un'orchestra, di un trio jazz, anche why not, appunto, cioè anche di Pink Floyd o Genesis, Bravo, sentiti in maniera, come dire, puntuale, come devono essere, e sentendo cose che magari non avete mai sentito prima, perché qui vengono fuori sfumature e dettagli che non immaginate. però ecco, non siamo alla ricerca del boom. No, non è quello, ecco, insomma, il momento in cui questo oggetto mostra tutte le sue potenzialità è proprio sulla grazia, sulla raffinatezza, sull'eleganza. Sul respiro del musicista. Sì, però mi rendo conto che magari sono, diciamo, discorsi un po' scivolosi e che a qualcuno possono interessare, ad altri molto di meno, ma il mondo è bello perché è A bello. noi questa Q-Face ci è piaciuto da morire, Tantissimo. tantissimo. Quindi lo consigliamo assolutamente, andatelo ad ascoltare. Se vi capita, vale la pena, insomma, di farci una passeggiata per andarselo a sentire, sì. Ecco, essendo un completamente bilanciato, l'abbiamo già detto nello sventramento, magari chiama sorgenti bilanciate, se potete. DAC bilanciati sono meglio rispetto a quelli sbilanciati. Ok, allora subscribe, campanella, www.2g.it o .com, seguiteci, grazie a Q-Face. Grazie. Per esistere. E andatevi a vedere l'intervista che abbiamo fatto. Intervista, e andatevi a leggere sul sito la storia della Q-Face, che si chiamava Kensonic. Originariamente si chiamava Kensonic, e l'approfondimento tecnico, se vi interessa, sul sistema di volume. Ciao!